No, ragazzi, mi sa no, mi sa che abbiamo sbagliato, sapete? Quando vi ho detto, vedete qui c'è un incrocio, ci sono i gradini che salgono. Cavolo, mi sa che dovevamo fermarci lì, mi sa che dovevamo salire di lì. Cavolo. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. Io sono Manuel, per chi non mi conosce, e oggi vi porto con me in un nuovo vlog, visto che me li chiedete spesso, e facciamolo dai, questo nuovo vlog, anche se siamo a dicembre e qui fa un freddo cane, quindi non aspettatevene tanti di vlog prossimamente, però dai, qualcuno lo facciamo, mi sacrifico per voi. E quindi andiamo perché abbiamo un po' fretta oggi, perché dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare là in cima, su quella montagna, e però sono le 3 di pomeriggio e qui siamo in inverno e alle 4:30 già è buio, Quindi ragazzi, parcheggiamo e andiamo, via. Andiamo ragazzi a fare questa passeggiata, una camminata a piedi è una passeggiata. Fra l'altro, visto che siamo in campagna, potremmo anche dire una scampagnata, una scampagnata. Di solito la scampagnata è quando si cammina in mezzo ai campi, in mezzo alla campagna. Qui camminiamo sul ciglio della strada, vedete questa è la strada fatta di asfalto. L'asfalto è fatto di catrame, il catrame è quello con cui si fa la strada. Guardate che bella questa chiesetta. Questa è una chiesetta secondaria. Qui siamo in un paese della Franciacorta. Il paese si chiama Provaglio di Iseo. Provaglio di Iseo. Del paese Iseo ve ne ho già parlato. Provaglio di Iseo è un paese che c'è prima. In ogni paese c'è una chiesa principale che si chiama chiesa parrocchiale e poi ci sono almeno 3 o 4 altre chiesette secondarie, santuari, cose di questo tipo. Qui continuiamo a camminare sul ciglio della strada, vedete questo è il ciglio della strada, cioè il lato, il bordo. Qui non c'è il marciapiede, sulle strade larghe di città o anche in centro, in paese ci sono i marciapiedi, no? Dove camminano i pedoni. Qui non c'è il marciapiede, la strada è stretta, quindi i pedoni è bene che camminino sul ciglio, cioè il più possibile sul bordo. Infatti adesso sta per passare una macchina, ecco. Ci accostiamo. Guardate che belli ragazzi i colori dell'autunno. Vedete qui accanto alla strada c'è questa strada secondaria che sale lateralmente, che è sicuramente una strada privata di qualche contadino ed è una strada sterrata. Sterrata vuol dire che non è asfaltata. Questa è asfaltata mentre questa è sterrata. E qui arriviamo all'incrocio. Questa guardate che bella particolarissima, le abbiamo già incontrate queste, noi le chiamiamo santelle, ma santella ovviamente è un termine colloquiale, anche un po' dialettale. In realtà tecnicamente si chiamano edicole votive in italiano colto e sono queste costruzioni che si trovano spesso ai bivi, agli incroci delle strade, con rappresentazioni di tipo religioso, vedete? Molto bella, caratteristiche particolari. Qui ecco questo è un tombino. Questo qua è un tombino. Vedete c'è scritto acquedotto, cioè il sistema idrico delle acque. Arriviamo allo stop, vedete c'è il cartello stop e l'insegna che adesso è un po' sbiadita ma c'è scritto stop. E i cartelli si chiamano in italiano segnaletica verticale e le scritte invece si chiamano segnaletica orizzontale. E noi adesso stiamo andando a fare il percorso vita San Michele. Il percorso vita è di solito un piccolo sentiero ben tracciato e ben battuto che si trova spesso in questi paesi dove ci sono questi piccoli monti, cioè sono delle colline, dei monti isolati che vengono chiamati monti ma spesso sono proprio dei piccoli monti, delle colline. E sono dei percorsi molto tranquilli, no? Da fare con la famiglia, percorsi battuti, ecco.
molto facili da fare. Riusciamo a farli anche noi oggi, nonostante faccia freddo, nonostante io abbia questo zaino di 10 kg sulle spalle, perché ho anche tutta l'attrezzatura per i video, eccetera, e lo facciamo. Adesso dobbiamo attraversare, lo facciamo sulle strisce pedonali. Mi metto in parte perché sta passando un camion. No, una corriera. Ecco, questo è un bus, scritto come in inglese sarebbe bus, ma in italiano lo pronunciamo bus, ma detto anche corriera in italiano. E cosa interessante, di solito lo chiamiamo bus quando sono quelli cittadini che girano in città, mentre quelli che girano nei paesi, in provincia, quindi che fanno tratte più lunghe, è più facile sentire chiamarli corriera, però possono essere chiamati benissimo bus. All'italiana bus, non bus. E quindi qui siamo sulle strisce o strisce pedonali. Fra l'altro qui, non so se si vede bene, ma queste strisce pedonali hanno anche un dosso artificiale. Vedete? Avete visto con la macchina che ha fatto un piccolo sobbalzo? Questi sono dossi artificiali, detti in termine tecnico dissuasori, perché costringono le macchine a rallentare un po'. Perché in Italia è così, tu fai le leggi, ma non basta dire che bisogna andare piano. Se non metti il dosso artificiale che proprio li costringe ad andare piano, loro la legge purtroppo non la rispettano spesso. Vabbè, è un aspetto culturale brutto dell'Italia. Le leggi andrebbero rispettate sempre e comunque, non perché sei obbligato da un dosso. Però vabbè, sarà un discorso per un'altra volta magari. E iniziamo il nostro percorso in questa salita. Vedete, questa è asfaltata, ma è asfaltata in cemento, non come quella di prima che era asfaltata. Vedete, quella è asfaltata con il catrame, perché è una strada. Questo è in cemento. E questo che vedete qui, questo qua, lo chiamiamo guardrail, proprio all'italiana. Vedete che spesso adottiamo termini inglesi, ma li pronunciamo proprio in modo becero, in modo proprio orribile all'italiana. Guardrail. Sapete voi perché si usa il catrame e non il cemento per fare le strade? Credo che sia perché il catrame è più elastico, resiste meglio alle sollecitazioni, mentre il cemento invece si creperebbe. Però non sono un esperto, È un'ipotesi mia, se voi lo sapete magari se siete esperti ditelo nei commenti. Questo è veramente un miglio, vedete, devo decidere se andare su di qua, in salita o di qua. A parte il fatto che qua è molto meno in salita, quindi il mio istinto mi porta a voler andare di qua. Però fortunatamente è anche giusta perché c'è una freccia che ci indica il cammino e c'è anche l'insegna San Michele, percorso vita San Michele. Interessante anche dal punto di vista culturale vedere come tutte queste attrattive così territoriali, culturali, naturalistiche hanno molto spesso nomi di santi, San Michele. Quindi un'onomastica che viene presa dalla tradizione religiosa, dalla tradizione cristiana, no? Cristiano-cattolica. Ebbene, quindi proseguiamo. Questo è un sentiero ben battuto, un sentiero, potrei dire stradina, ma in realtà non è una stradina perché non è una strada, è proprio solo un sentiero, è terra battuta, è una via tracciata nel bosco e quindi è un sentiero. Abbiamo poco tempo, dicevo, perché sono già le 3 inoltrate e alle 4 già il sole tramonta dietro la collina. Fra l'altro una cosa molto curiosa, vediamo se lo sapete, ditemelo nei commenti. Qui da noi, quando il sole tramonta dietro la collina, quando non lo vedi più, poi non è che fa buio immediato, c'è ancora almeno mezz'ora o anche un'ora di chiaro scuro, diciamo, no? Dove non è ancora buio. Mentre invece dalle parti di mia mamma, al sud Italia, al mare, lì quando vedi il sole che tramonta, bam, in 5 minuti diventa subito buio. Sapete perché voi? Non ve lo dico, vediamo se lo sapete, provate a dirmelo. È interessante e curiosa questa cosa.
Vedete, spesso nei percorsi vita ci sono le stazioni, cioè ogni tot ci sono questi cartelli dove ci si può fermare e ci sono degli esercizi suggeriti. Ovviamente, ragazzi, prima di fare qualsiasi esercizio bisogna sempre sapere di poterli fare, chiedere al proprio medico, eccetera. Non si scherza con gli esercizi, non ci si improvvisa. E continuiamo a salire. Io, ragazzi, ho già il fiatone. Avere il fiatone vuol dire far fatica a respirare, a parlare, perché no, si respira forte, perché evidentemente non sono più ragazzino, non sono più molto allenato come una volta. Una volta sì che ero allenato, facevo 1000 sport, adesso ormai sono un catorcio. Sapete cos'è un catorcio? Una macchina vecchia tutta scassata, no, di 30 anni. Dici è un catorcio. Sono diventato un catorcio ormai. Allora magari tutta la salita ve la risparmio, visto che poi è tutta uguale. Vi faccio vedere solo un attimino. Vedete, c'è il sentiero, prosegue tutto così. Bisogna stare attenti in autunno, perché vedete ci sono tutte le foglie cadute e fanno scivolare le foglie, bisogna stare attenti. Qui ci sono dei gradini che salgono con un altro sentiero. Fra l'altro, ragazzi, fa proprio un freddo cane. Fare un freddo cane vuol dire che fa tanto freddo. Fra l'altro, visto che abbiamo tutto il sentiero da fare, possiamo fare una chiacchierata nel frattempo, no? Tutti questi termini, questi modi di dire in italiano, no? Vedete che io non ve li insegno mai fuori contesto. A me non piace per niente fare come fanno tanti, ad esempio gli shorts, le classiche cose che vedete oggi, dai, un po' dappertutto su YouTube. E a me non piacciono per niente, perché se avete un po' seguito i miei video e sapete come la penso, sapete che io sono straconvinto, vuol dire super convinto, che le cose vadano imparate in contesto, ma non in un contesto finto, fittizio di 30 secondi, in un contesto vero, reale, perché il contesto è quello che ti crea comunque l'emotività, è quello che ti crea la memoria, perché la nostra memoria, il nostro cervello funziona ricordandosi le cose che lo colpiscono di più e che ritiene degne di essere ricordate, e che sono proprio quelle cose che appunto ti colpiscono, no? E per colpirti, come devono fare a colpirti? Serve un contesto, ma un contesto vero, cioè una scena, no? Che ti trasmette qualcosa e che tu te la ricordi. E allora io amo mettervi tutte queste espressioni un po' qua, un po' là, durante i vlog, durante i video, perché c'è un contesto vero, e io queste cose, se ve le spiegassi in uno short, aiuterebbe più me che voi, perché gli short, diciamo, ce lo aiutano più, no, gli youtuber, perché fanno fare tante view, fanno aumentare gli iscritti, queste cose qui. Però voi, sì, se ve la dico, vi faccio uno short, probabilmente al momento per 5 minuti ve la ricordate, ma il giorno dopo già non ve la ricordate più, perché non è un vero contesto, è una cosa troppo veloce, no? E quindi, ragazzi, è per questo che anche non mi vedete fare short, mi vedete sempre fare solo video lunghi e video veri in contesto. Io voglio fare cose che aiutano voi, non che aiutano me e il canale. Voglio fare qualcosa che davvero lasci un'impronta reale, no? Che sia utile, che abbia senso. Quindi ben vengano tutti gli strumenti, ben vengano anche gli short, se troverò magari un modo utile di impiegarli. Fra l'altro adesso ho sentito che ci sono questi short di 3 minuti, magari ci farò un pensiero, se trovo un modo però di impiegarli in modo realmente utile per voi. Quindi non c'è lo strumento, quindi usiamolo per forza a tutti i costi, usiamolo se ha senso. E chiusa questa come dire, no, non è una polemica, è una osservazione linguistica, diciamo, dai, è una chiacchierata linguistica. Ci abbiamo messo dentro anche la chiacchierata linguistica nel blog. Fra l'altro qui, ragazzi, adesso in realtà stiamo scendendo, spero che stiamo andando giusti, perché stiamo scendendo, invece noi dovremmo salire. Vediamo un po'.
Fra l'altro è anche tutto dissestato, vedete? Pietroso, cioè è pietroso, è fatto di pietre, di sassi, di pietre, ed è dissestato. Dissestato vuol dire tutto rovinato. Bisogna stare attenti dove si mette i piedi, dove si mettono i piedi. Stare attenti dove si mettono i piedi, anche perché io qui se cado e inizio a rotolare non mi fermo più, sono come un pallone, come una palla, rotolo fino in fondo alla collina. No ragazzi, mi sa che abbiamo sbagliato, sapete? Quando vi ho detto, vedete qui c'è un incrocio, ci sono i gradini che salgono, cavolo, mi sa che dovevamo fermarci lì, mi sa che dovevamo salire di lì. Cavolo, è una verdura il cavolo, ma è anche un modo di imprecare in modo educato, per non dire un'altra parola meno educata, no? Si dice spesso in italiano, cavolo. E quindi niente, quindi torniamo indietro, ci mancava solo questa, niente, rifaccio tutta la salita fino a tornare a quel punto lì e proviamo a salire di lì. Ecco ragazzi, infatti questa è la strada giusta. Adesso sono salito su questa, qui c'è un ponticello, c'è un ponticello di legno, lo attraversiamo, un ponticello, c'è un piccolo ponte di legno, attenzione ai gradini alti, ecco qua, e proseguiamo su di qua. Era proprio giusta, bisognava salire dai gradini. Niente, dai, andiamo avanti. Vedete, il sentiero è tutto bello tracciato. Questo è un tronco d'albero, vedete, un tronco, la corteccia e il muschio, vedete, ricoperta di muschio verde. Qui ragazzi non si vede dalla telecamera grandangolare, ma è molto in salita. Mi aggrappo al corrimano, mi aggrappo, così salgo. Qui il sentiero si apre e c'è un prato, questo non me lo ricordavo, c'è una specie di palestra all'aperto, palestra è dove si va a fare gli esercizi, dove si va a fare fitness. Ci sono degli attrezzi, sembrano degli attrezzi da palestra, interessante, particolare. C'è queste installazioni, le barre come quella in fondo, ok, le trovi spesso, ma i macchinari proprio come questi è abbastanza raro, sono una cosa particolare. Intanto il sole è sempre più vicino a scendere dietro la collina. Le margherite, guardate che belle, le margherite sono bellissime, margherite con i petali bianchi e la corolla, margherite, sono margherite selvatiche, cioè che crescono in modo naturale e sono più piccole rispetto alle margherite, quelle coltivate. Qui in questa stazione c'è il plank, sì, ciao, stiamo freschi. E questa è un'espressione, ragazzi, questa fra l'altro è un'espressione, penso che si usa solo qui nel nord Italia, è colloquiale ma anche un po' dialettale, come dire, quando diciamo sì, ciao, è come dire sì, figuriamoci, ma lascia perdere proprio, no? Anche stai fresco come dire sì, aspetta e spera. È anche bello perché cerco di spiegarvi un'espressione usandola un'altra. Se ciao vuol dire stai fresco vuol dire figurarsi, figuriamoci, aspetta e spera. Sono tutti modi per dire no, questa cosa proprio non è realistica e non accadrà mai che io mi metta a fare il plank. Fra l'altro una cosa buffa, sono espressioni del nord Italia. Quando parlando con i miei parenti del sud mi è capitato ancora magari di dire come intercalare se ciao,
e loro dicevano: ah, ciao, te ne stai andando, perché mi saluti in mezzo alla conversazione? Perché sono espressioni, no, tipiche. Quindi anche attenzione alle espressioni che trovate quando venite in Italia, non sono uguali ovunque, e anche fra di noi a volte può esserci qualche incomprensione buffa, divertente. Oh ragazzi, ecco qua, siamo arrivati alla chiesetta, siamo arrivati alla chiesetta, quella che vedevamo in lontananza, che vi ho indicato da lontano quando siamo partiti alla macchina. Tra l'altro sentite le campane di un'altra chiesa che non è questa, in lontananza. Eccola qua, che bella. È una piccola chiesetta, un piccolo santuario. Con la bandiera italiana. Adesso la bandiera è ammainata, no, anzi non è ammainata perché è in alto, però vedete non sventola perché non c'è il vento. Ammainata vuol dire proprio che è tirata giù, così è semplicemente non sventolante, diremmo. Sventolare vuol dire così, muoversi al vento. Questo è il panorama dall'alto, vedete tutti i paesi dall'alto. Siamo in Franciacorta che chi mi segue lo sa, ma lo dico per chi è nuovo, la Franciacorta non c'entra niente con la Francia, È una zona molto molto famosa qui nel nord Italia, in Lombardia, sul lago di Iseo, in provincia di Brescia. È famosa soprattutto per gli spumanti che sono un po' come gli champagne in Francia. Qui abbiamo lo spumante DOCG, di origine controllata e garantita, del marchio Franciacorta. Franciacorta che è il nome del territorio millenario, ma è anche da anni ormai il nome del brand, il nome del marchio di questi spumanti. Un po' come lo champagne nella regione dello Champagne. È un po' diverso lo spumante Franciacorta rispetto allo champagne. Lo champagne ha un sapore un po' più minerale, terroso, mentre il Franciacorta è forse un po' più fruttato. Però ecco, non vi sto parlando da esperto, vi sto parlando da persona comune, come diciamo noi in gergo, da uomo della strada. Quando diciamo l'uomo della strada c'è una persona comune che dice il suo parere, non in modo tecnico, ma così, per quello che sa, nell'esperienza comune, appunto, di uomo della strada. Vivendo in questa zona capita spesso di assaggiare lo spumante Franciacorta. Adesso ragazzi rimanete con me perché ho una piccola sorpresa per voi. Se il tempo me lo consente, cioè se non viene troppo buio prima, adesso chiudo questa videocamera, faccio partire il drone e faccio per voi qualche ripresa dall'alto, vi faccio vedere tutto il territorio in modo magnifico, come non l'avete mai visto. Quindi 3, 2, 1...